dispiace per il disguido, ma riprendiamo. Stavo presentando i relatori, vi faccio una breve sintesi su quello che è l'evento. L'attività dell'evento è proprio quello di affrontare il tema dell'orientamento e di supportare con tutta una serie di relazioni di natura informativa che aiuteranno a comprendere, a navigare meglio nel complesso mondo di quello che è diventata il secondo ciclo, e quindi tutta l'offerta formativa del secondo ciclo e anche del post diploma, perché è un sistema fluido e in continuo aggiornamento. Stavo dicendo che fra i relatori è presente anche il dottor Giuseppe Bardelli, che è responsabile dei corsi della Fondazione ITS Logistica in Piacenza, e parlerà infine la dottoressa Giorgia Babbini, che è la referente dell'orientamento del primo ciclo presso l'ufficio scolastico regionale per la sede di Piacenza, per presentare una panoramica di quella che è l'offerta formativa territoriale. Io passerei a questo punto la parola a dottor Andrea Grossi, che è il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'ufficio nuovo alla sede di Piacenza e Parma, quindi del nostro territorio, quello che una volta si soleva chiamare provveditore con un termine nostalgico. Quindi passerei la parola al dottor Grossi. Buonasera a tutti e a tutte. Due parole rapidissime per dire che l'ufficio scolastico è a disposizione sia come supporto alle scuole per rendere sempre più chiara, efficace e trasparente la comunicazione circa le scelte possibili, le opzioni e le caratteristiche dei percorsi, sia per quanto riguarda i progetti di orientamento in collaborazione con gli enti locali e i soggetti del territorio, sia per quanto riguarda le famiglie e gli studenti che hanno interesse magari ad approfondire. Quindi noi siamo a disposizione sia nella fase preliminare, sia per quanto riguarda spiegazioni e consulenza tecnica sia sulle modalità della scelta sia sull'approfondimento dei contenuti. Mi fermo qua perché già l'incontro è molto ricco e quindi buon lavoro e buon ascolto a tutti. Abbiamo un problema di microfono, Silvia? Grazie dottor Grossi. Passerei adesso la parola al dottor Giovanni Desco, che ci presenterà una panoramica sull'offerta formativa del secondo ciclo e sulla prosecuzione del post diploma. Grazie, buonasera a tutti quelli che sono collegati, grazie all'ufficio di ambito territoriale per aver organizzato questa iniziativa. Vado subito a condividere alcune slide che poi comunque dico subito che metterò a disposizione, saranno a disposizione. Io lavoro all'ufficio scolastico regionale dove seguo appunto gli ordinamenti scolastici e mi è stato chiesto di presentare complessivamente il quadro d'insieme dell'offerta formativa di secondo ciclo nelle sue articolazioni, poi appunto gli interventi che seguiranno approfondiranno i vari aspetti in modo più dettagliato. Quindi l'offerta formativa di secondo ciclo e le opzioni di prosecuzione successiva. Parto con questa slide che non vuole spaventare nessuno, è solo per ricordarci che è vero che le scelte che compiamo, ci accingiamo a compiere assieme ai nostri figli, hanno a che vedere col territorio in cui viviamo, ma è anche vero che oramai l'orizzonte in cui i nostri figli vivranno, lavoreranno e studieranno è un orizzonte globale, se non proprio globale, quantomeno europeo. L'EQF è un sistema di classificazione di tutti i titoli di studio rilasciati da tutti i paesi dell'Unione Europea, organizzato su 8 livelli. Questo lo dico perché aiuta la classificazione EQF ad orientarsi non solo quando uno ha necessità di confrontarsi con i sistemi educativi di altri paesi, ma anche all'interno stesso del nostro sistema. E veniamo subito a come è strutturato il secondo ciclo di istruzione in Italia. Vedete che la licenza media, detta volgarmente licenza media, il diploma di istruzione secondaria di primo grado che, a Dio piacendo, tra pochi mesi i vostri figli conseguiranno, a giugno 26, è classificato nel sistema EQF all'EQF 1, è il primo livello della referenziazione EQF.
Il secondo ciclo di istruzione del nostro paese si articola in 2 sottosistemi. Un sottosistema è quello scolastico, i 5 anni di liceo, di istruzione tecnica e di istruzione professionale, che rilasciano un diploma che è classificato EQF4, e fin qui è tutto sommato un'offerta formativa che tutti noi conosciamo già bene per esperienza diretta, perché a nostra volta abbiamo frequentato e abbiamo solto l'obbligo di istruzione in una di queste 3 tipologie di percorsi formativi. Dal 2001 è come dire, stato inserito nella legislazione anche un altro sistema, sottosistema accessibile dopo il primo ciclo, che si chiama sistema di istruzione e formazione professionale. Quando andavamo a scuola noi non esisteva la IFP, semmai esisteva la FP, formazione professionale, senza la I di istruzione davanti, che durava solo 2 anni e a cui si accedeva solo a partire dai 16 anni. Il nostro sistema oggi prevede anche percorsi IFP di durata triennale che rilasciano una qualifica professionale, che è classificata EQF3, e rilasciano con un 4º anno anche un diploma IFP quadriennale EQF4. Ora, voi già qui potete notare che il diploma quadriennale IFP e il diploma quinquennale scolastico, qualunque tipo, liceale, tecnico, professionale, sono classificati nel sistema EQF allo stesso livello, l'EQF4. Bene, andiamo avanti. È vero che la scelta del secondo ciclo la si fa guardando all'offerta formativa del secondo ciclo, ma tutti sappiamo che fa parte integrante dei criteri, degli elementi di valutazione per la scelta ponderata, più ponderata possibile, anche capire cosa succede dopo rispetto al titolo che si andrà a conseguire. Oltre a, adesso qui non ci concentriamo sull'ingresso nel mercato del lavoro, ci concentriamo sull'eventuale prosecuzione degli studi dopo aver finito il secondo ciclo a livello terziario. Sulla sinistra in basso ho messo il diploma di istruzione, liceale, tecnico, professionale. Sulla destra ho messo il diploma quadriennale IFP. Concentriamoci sul diploma di istruzione scolastica, EQF4. Con il diploma di istruzione si può accedere all'università e all'alta formazione artistica e musicale, ai conservatori, le accademie, eccetera, che rilasciano questi titoli, la laurea triennale EQF6, la laurea specialistica EQF7, i dottorati di ricerca EQF8, e sempre con un diploma di istruzione scolastica si può accedere agli ITS Academy, che sono percorsi di durata biennale di cui più tardi si parlerà, che rilasciano titoli biennali di EQF5 e triennali in alcuni casi, che è EQF6. Ora vi ho cerchiato qui e vi ho evidenziato in rosso che solo e soltanto per i diplomi di istruzione tecnica e istruzione professionale è già 2 anni che è stata introdotta una norma del cosiddetto 4+2, la filiera tecnologico-professionale, che prevede di coprogettare insieme all'ITS Academy di riferimento i percorsi di istruzione tecnica e professionale quadriennali per una, come dire, più agevole ingresso all'ITS Academy una volta conseguito il diploma. Spostiamoci a destra, diploma IFP e QF4, anch'essi potranno fare accedere all'ITS Academy o direttamente senza il bisogno della maturità, perché inseriti anche loro nella filiera 4+2, oppure sempre senza la maturità attraverso un anno di un percorso IFTS. Quindi sostanzialmente con il diploma IFP quadriennale l'unico sviluppo terziario formativo che è precluso perché uno non ha in mano il diploma di maturità è l'accesso alle università. Vado avanti velocissimo, qui ho provato a dire un po' le stesse cose, ma evidenziando tutto cerchiato in questo orripilante cerchio rosso che, come dire, inquadra questi percorsi di azzurro, l'area del TVET.
TVET vuol dire istruzione e formazione tecnica e professionale, per cui dopo il primo ciclo di istruzione che vedete qui in basso, che si conclude a 14 anni, abbiamo i percorsi liceali in grigio, poi abbiamo i percorsi tecnici professionali di FP che, oltre ad aprire la strada all'università e all'alta formazione artistica professionale, hanno anche, come dire, una progettazione unitaria verso questa formazione terziaria degli ITS Academy. Adesso consentitemi un piccolo approfondimento sulla IFP, perché la IFP è vero che è prevista da una legge nazionale, è vero che rilascia diplomi, qualifiche e diplomi riconosciuti a livello nazionale e classificati all'EQF, ma è altrettanto vero che la legge nazionale ha rimandato alle singole regioni la organizzazione di dettaglio di questi percorsi. Quindi da qui il motivo di una slide dedicata a come è organizzata la IFP in Emilia-Romagna. La IFP in Emilia-Romagna è rilasciata o dagli istituti professionali in, si dice, regime di sussidiarietà, cioè per conto, in supplenza, in nome per conto della regione, o da enti accreditati dalla regione proprio per fare esclusivamente percorsi di IFP. Dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado ci si iscrive online a un percorso di istruzione professionale per poi eventualmente dopo il primo anno o il secondo anno passare al percorso IFP organizzato direttamente dall'ente, oppure ci si può iscrivere sempre online agli istituti professionali accreditati per la sussidiarietà che compongono delle classi che hanno a riferimento il rilascio della qualifica e del diploma IFP e non il rilascio del diploma quinquennale IP, oppure ancora da alcuni anni è possibile anche iscriversi online direttamente a un primo anno IFP organizzato da un ente, la regione ha scelto un ente IFP per ciascuna provincia, di cui poi parlerete, ci sarà un intervento ad hoc dopo, per fare un primo anno già in un ente e proseguire nel secondo, nel terzo, nel quarto anno IFP. Cosa ricaviamo quindi da questa brevissima, scusate la sintesi, descrizione del secondo ciclo e della formazione terziaria in Italia? Ricaviamo che, semmai è stato vero il criterio di dire io voglio sicuramente studiare anche dopo le superiori, allora devo iscrivermi a un liceo, io no, penso proprio che non vedo l'ora di andare a lavorare, allora mi iscrivo a un percorso professionalizzante, ecco, questa cosa, semmai è stata vera, non lo è assolutamente più. Anche i percorsi di istruzione tecnica e professionale aprono a sviluppi di formazione terziaria molto qualificanti che stanno avendo ottimi riscontri anche in termini di coerenza poi con le esigenze del mercato del lavoro, che rilasciano titoli di formazione terziaria. Non è vero che l'istruzione tecnica e professionale sia meno sfidante dell'istruzione liceale e il 4+2 sta a dimostrare un'offerta di qualità molto impegnativa, molto molto esigente. Andiamo avanti velocemente, adesso un veloce affondo sul tema del consiglio di orientamento. Come sapete o dovreste sapere, i vostri docenti dovrebbero avervi già spiegato e illustrato queste opportunità, attraverso la piattaforma unica i genitori possono seguire il percorso di studi dei propri figli come dire, su questa piattaforma a un certo punto viene rilasciato il consiglio di orientamento che da 2 anni a questa parte è stato per la prima volta uniformato con un'unica appunto format di livello nazionale. Il consiglio di orientamento non è vincolante, evidentemente, però credo sia buona cosa farci seriamente i conti, perché viene rilasciato da chi ha visto tutti i giorni all'opera in tema di apprendimento i nostri ragazzi. E allora qui, ma solo per riflettere insieme, ho voluto riportare
nella prima riga il consiglio di orientamento, nella seconda come le famiglie si sono comportate in iscrizioni online e quali sono poi gli iscritti davvero iscritti a inizio di questo anno, a settembre scorso. Voi vedete che abbiamo un consiglio orientativo, questi sono dati regionali, per il 40% liceo, per il 27% tecnico, per quasi il 30% professionale, per quasi il 3% IFP, e abbiamo che le famiglie, ripeto, nessun giudizio da parte mia, è una fotografia e basta questa, le famiglie rispetto a questo consiglio di orientamento hanno per un più 5,7% scelto iscrizioni online un percorso liceale, un più 8% hanno scelto l'istruzione tecnica, un meno 13% l'istruzione professionale, un meno 1,3% l'istruzione e formazione professionale. Quando poi si va agli iscritti, sapete, le iscrizioni online sono molto molto prima dell'effettivo avvio della frequenza del primo anno delle superiori, si è un po' ridimensionato il fenomeno, quindi quel 46,4% sull'istruzione liceale scende al 42,6%, ma è comunque sopra quello che era stato il consiglio di orientamento. Sale ancora invece l'istruzione tecnica, che già era molto superiore al consiglio di orientamento e arriva al 37,2%, sale l'istruzione professionale e invece scende la IFP. Ho fatto la stessa cosa poi solo e soltanto su Piacenza. Cosa possiamo notare? Possiamo notare che in termini di consiglio di orientamento le scuole secondarie di primo grado di Piacenza sono assolutamente in linea con il dato regionale che abbiamo appena visto. Vedete 40-40, 27-27, 28,8, 29,2. A fronte di questo consiglio orientamento abbiamo i licei che sono 6 punti sopra, abbiamo, guardate quanto è sopra l'istruzione tecnica, guardate quanto è più bassa l'istruzione professionale e qui addirittura abbiamo che il consiglio orientamento sulla IFP era stato anche più alto del dato medio regionale e abbiamo uno 0% sulla IFP. Sono dati su cui riflettere. Non ho fatto in tempo, avrei voluto anche vedere gli esiti degli scrutini della fine della prima classe di superiore, perché se tutti questi che si sono iscritti al tecnico e al liceo fossero, come dire, felicemente piazzati e ammessi a pieni voti alla classe seconda, nulla questio. Ma visto che abbiamo tanti trasferimenti nei primi mesi del primo anno, ecco che forse allora varrebbe la pena seguire con più attenzione il consiglio di orientamento. In sintesi, ho concluso. Ogni scelta comporta il rischio di sbagliare sempre, quindi da questo punto di vista sarebbe errato provare a illudere i ragazzi che la scelta esista la scelta giusta. È un percorso che si costruisce man mano. Non trasmettiamo loro la paura di scegliere, anche perché, secondo punto, il sistema educativo è organizzato per accompagnare nei cambi di percorso, soprattutto nelle prime annualità, quindi no panic. Poi certo, se non si sbaglia ovviamente è meglio. Grazie. Grazie dottor Desco, ringraziamo per questa panoramica ampia che ci ha offerto su tutto ciò che aspetta i nostri ragazzi dopo il percorso delle medie, e userei utilizzare un linguaggio molto familiare a noi genitori, e dico noi in quanto genitori, tutto ciò che aspetta le superiori e tutto ciò che c'è dopo le superiori, c'è tutto il percorso terzo gradino. Adesso passerei la parola al dottor Guido Caselli, che ci illustrerà una panoramica sul contesto socio-economico della regione Emilia-Romagna e sulle prospettive future. Grazie, buonasera a tutti, vado anch'io immediatamente a condividere le slide. Ecco qua, a me tocca il compito in pochi minuti di raccontarvi quello che sta avvenendo, ma soprattutto quello che potrà avvenire nei prossimi anni dal punto di vista del mercato del lavoro. E non è facile fare questo racconto
perché secondo alcune stime, alcune previsioni, il 65% degli studenti che oggi stanno frequentando la scuola, quando terminerà il proprio percorso formativo, andrà a svolgere un lavoro che in realtà non è ancora stato inventato. E molti dei lavori che oggi esistono spariranno, altri invece cambieranno radicalmente. Quindi premetto che io sono uno che fondamentalmente gioca con i numeri e non sono un insegnante, non sono un docente, non sono un formatore, quindi venirvi a raccontare come darvi consigli su quale tipo di scuola scegliere e accompagnare i vostri figli non è semplice. Quindi provo a raccontarvi un po' di cose partendo dal contesto economico. Quando ho raccontato come sta andando l'economia al signore che vedete nella foto a sinistra, quella è stata la sua reazione. Secondo me si è ribaltato completamente quando ha visto la mappa in alto che rappresenta la velocità dell'economia negli ultimi 20 anni, come è andato il PIL. Il PIL negli ultimi 20 anni a livello mondiale è cresciuto del 112%, quindi vuol dire che se fosse una velocità sarebbe andato ai 112 km/h, che è una velocità che si percorre in automobile. C'è chi è andato in Formula 1 come Cina e India, chi è andato in macchina, chi in bicicletta, chi è andato a piedi come l'Italia. L'Italia negli ultimi 20 anni ha camminato ai 6 km/h. Siamo uno degli ultimi paesi al mondo. Poi è vero che non tutta l'Italia è andata a piedi, alcune aree, in particolare alcune aree della nostra regione, quantomeno sono andate in bicicletta. Però aspettiamoci un'economia che continuerà ad andare a piedi, quindi continuerà a crescere molto poco anche nei prossimi anni. Va anche detto che però non tutti i settori stanno andando a piedi, stanno andando lentamente. Ci sono 3 attività, 3 comparti, diciamo 3 ambiti che stanno crescendo molto a livello regionale, ma soprattutto a livello mondiale. Sono tutti quelli legati al digitale, quindi alle tecnologie, all'intelligenza artificiale, tutti quelli legati al tema della sostenibilità e tutti quelli legati alla cura e al benessere delle persone, il sociale, ma anche estetiste, parrucchiere, cioè tutto quello che riguarda il mondo del benessere. Queste attività stanno crescendo veramente tanto da noi, ma anche a livello mondiale. E diciamo, nell'immaginare quello che verrà nei prossimi anni, dobbiamo tenere anche conto di alcuni grandi cambiamenti che aspettano il mondo, ma anche la nostra regione. Per esempio l'invecchiamento demografico. L'Italia è già il secondo paese più vecchio al mondo, più vecchi di noi solo i giapponesi, saremo molto più vecchi nel 2050. Oggi noi abbiamo 201 anziani ogni 100 bambini, nel 2050 avremo 284 anziani ogni 100 bambini. Poi sarà un mondo che cambierà radicalmente sulla spinta del tutto quello che è sostenibile, quindi attenzione all'ambiente, e cambierà tantissimo per tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Quindi stiamo vivendo una fase in cui siamo un po' sospesi tra non più e non ancora. C'è una fase in cui i vecchi modi di agire non funzionano più, ma non abbiamo ancora trovato nuove modalità per risolvere i problemi. E nella metafora del tunnel, fra gli ottimisti che ci dicono finalmente si vede la luce in fondo al tunnel e i pessimisti che ci dicono è vero c'è una luce in fondo al tunnel, ma sono i fari di un treno che sta arrivando in senso contrario, io preferisco raccontare, pensiamo ad arredare il tunnel perché ci resteremo dentro ancora a lungo. E arredare il tunnel non ha un'accezione negativa, significa essere pronti, preparati ad affrontare i cambiamenti che stanno avvenendo, ma anche essere attrezzati per affrontare i cambiamenti che avverranno nei prossimi anni. Noi del futuro non sappiamo praticamente nulla, abbiamo 2 certezze. La prima ci dice che il futuro non segue traiettorie tipo lineare, ma passa attraverso dei momenti di rottura, di discontinuità. La guerra, la pandemia, Trump. L'altra certezza che noi abbiamo sul futuro è che ci aspetta un mondo diverso. Diverso ma non necessariamente peggiore. E già oggi noi abbiamo tutta una serie di numeri che ci raccontano che è un mondo veramente ricco di opportunità, per chi ha idee, competenze, per chi ha coraggio, per chi ha entusiasmo, per chi ha voglia di mettersi in gioco. Se noi guardiamo cosa stanno cercando le nostre imprese dell'Emilia Romagna, quali profili professionali cercano, vediamo che al momento stanno ancora cercando figure tutto sommato tradizionali che non richiedono grandi qualifiche professionali. Cercano camerieri, cercano commessi, operai specializzati,
addetti alla logistica, il tema di Piacenza, no, della logistica è molto forte, però qualcosa sta cambiando. Sono sempre più le imprese che richiedono livelli formativi più elevati, laurea ma anche quindi scuola secondaria, oppure anche qualifica professionale, ma soprattutto sono moltissime imprese che cercano dei profili non tanto per andare a sostituire chi va in pensione, ma proprio per fare cose nuove in azienda, perché in questo non ancora, no? Questo mondo che sta cambiando, hanno bisogno di innovazione, di creatività, hanno bisogno di nuove qualifiche e sono tutte persone, qualifiche che fanno veramente fatica a trovare. Il problema ormai nella nostra regione non è tanto trovare lavoro, è trovare lavoratori, stanno mancando le persone. E c'è quindi questo fortissimo, no? Quello che viene chiamato il mismatch fra domanda e offerta, quindi la mancata corrispondenza tra quello che chiedono le imprese e quelle che sono le legittime ambizioni dei lavoratori, dei giovani. Un po' questa cosa è dovuta, abbiamo visto, anche dall'aspetto demografico, mancano proprio le persone. L'altro dipende anche, perché a volte gli imprenditori offrono dei contratti che non sono adeguati all'aumento della vita che abbiamo avuto, a volte i giovani hanno aspettative differenti rispetto ai lavori che vengono offerti, ma c'è proprio un gap culturale che spesso noi sottovalutiamo. La mia generazione, che direi che è una generazione diciamo, avanti alla vostra, ha vissuto sempre nel mito del posto fisso. Noi tutto sommato abbiamo avuto un percorso, almeno io ho avuto un percorso di vita lineare, immagino anche molti di voi, cioè hanno studiato, hanno trovato un lavoro e io sto facendo questo lavoro ormai da 30 anni e probabilmente me lo porterò fino alla pensione, come hanno fatto molti della mia generazione. Noi siamo vissuti nel mito, nel sapere che comunque il domani sarebbe stato migliore dell'oggi, c'era quindi una forte fiducia nel progresso e il lavoro alla fine era quello che ci identificava. Se ci pensate, tanto è vero che era addirittura anche nella carta d'identità. No? Operaio piuttosto che avvocato, piuttosto che medico. Questa cosa ormai non è più vera, è un modello che ormai si è rotto, non funziona più e anche le ambizioni, anche come i giovani vedono il lavoro, è cambiato completamente. Il lavoro chiaramente rimane una componente importante, ma non è così totalitario come lo era per noi, cioè non è così rilevante. Il lavoro serve soprattutto per una visione più complessiva che è quello di stare bene. Quindi deve essere un lavoro che consente di avere un equilibrio fra vita privata e vita lavorativa, deve essere un progetto a cui partecipare. Per cui molte volte sento degli imprenditori che si lamentano, dei giovani che hanno rifiutato il lavoro, ma lo hanno fatto non tanto perché sono pigri, ma perché comunque è un lavoro che non corrisponde a quelli che sono i loro valori, a quelli che sono le loro aspettative. E questa cosa si riflette anche sulla scuola, perché se ci pensate, noi avevamo la scuola che ci dava un prodotto finito. Cioè noi andavamo a scuola, acquisivamo tutta una serie di nozioni, dopodiché andavamo a lavorare e ci tenevamo questo lavoro. È un po' come il Nokia 3310, molti di voi se lo ricorderanno, era un prodotto molto bello, però era un prodotto chiuso. Nasceva e moriva così, cioè non potevi installare nulla, non potevi aggiornarlo, se proprio volevi cambiare qualcosa potevi cambiare la cover. La scuola di oggi invece va vista un po' come uno smartphone, come un sistema aperto, cioè quello che fa la scuola ti dà un sistema operativo, cioè quindi la capacità di imparare e di utilizzare, di installare delle app. Cioè quello che fa è quello di darti alcune app di base, nozioni di base, ma poi soprattutto deve permetterti di installare nuove app. Quindi deve allenare la curiosità, il pensiero critico, deve aiutarti nell'apprendere. E poi tutto un percorso che viene fatto durante la vita, quello di aggiornare le app, togliere quelle che non servono più, installarne delle nuove. È un mondo diverso in cui va pensata la scuola. E questa cosa la vediamo anche chiaramente, per esempio, in quelle che sono le richieste delle imprese. Queste, per esempio, sono le figure laureate. Noi abbiamo che oggi ogni 100 laureati che usciranno nel periodo 2025-2029 vi saranno praticamente lo stesso numero di offerte di lavoro. Però ci sono alcune lauree che offrono maggiori opportunità di lavoro e sono soprattutto quelle di scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, economia, medicina.
Ce ne sono altre che ne offrono di meno, apparentemente, come le materie umanistiche, però per il discorso fatto prima, se noi andiamo ad aggiungere alle competenze umanistiche, che ci danno comunque un sistema operativo molto solido, delle app, che sono quelle legate al digitale, alla sostenibilità, alle relazioni, abbiamo delle figure professionali che non si trovano e sono assolutamente richieste. Per dire che tutte le tipologie di scuola offrono delle opportunità, si tratta di capire come a quello che si apprende a scuola si aggiungono altre competenze. E lo vediamo anche per gli altri profili. Formazione secondaria, anche qui come vi dicevo, ogni 100 che usciranno ci saranno 113 offerte di lavoro, con possibilità maggiori per i trasporti, meccanica, sistema moda. E anche per la formazione professionale, qui addirittura ogni 100 qualificati avremo 194 offerte di lavoro con il profilo amministrativo e segreteria che avranno maggiori opportunità. E se andiamo a vedere alcuni dei lavori nuovi che sono già presenti oggi, vanno a intercettare tutti quegli ambiti che abbiamo già detto: digitale, sostenibilità e cura della persona. Digitale, come dicevo, cambierà completamente la vita. Vi racconto molto brevemente una storiella. Campionato di calcio scozzese ai tempi della pandemia, si sono inventati una telecamera robot che aveva come compito quello di riprendere la partita tenendo sempre al centro dell'inquadratura il pallone. Hanno fatto un po' di prove, visto che funzionava bene, hanno licenziato l'uomo, il cameraman, e sono andati avanti solo con la telecamera robot. Tutto bene finché un giorno allo stadio non si è presentato lui. John McCrossan, 45 anni, professione guardalinee, caratteristica essere completamente pelato. La telecamera robot ha scambiato la testa del guardalinee per il pallone e per tutta la partita ha ripreso solo la testa del guardalinee. Questo è quello che hanno visto a casa. Per la cronaca la partita è finita 1-1, ma a casa nessuno ha visto i gol, solo la testa del guardalinee. Questa diciamo era la tecnologia fino a pochi mesi fa. Adesso invece ha fatto veramente passi da gigante anche l'intelligenza artificiale e prepariamoci un mondo in cui i robot ci rimpiazzeranno tutti quei lavori che possono essere automatizzati, che possono essere tradotti in un algoritmo, perché non c'è gara. Su queste cose i robot sono molto più bravi di noi. Però ci sono tante altre cose dove siamo ancora molto meglio dei robot. La vera sfida che ci lancia l'intelligenza artificiale è riscoprire la nostra umanità, perché quello che fa la differenza è quello dove noi abbiamo ancora delle competenze superiori alla macchina. Tutto quello che è intelligenza sociale, cioè la capacità di stare in relazione con gli altri. Un robot potrà riuscire a capire il mio stato d'animo, ma non potrà mai provare, non potrà mai sentire, non potrà mai avere empatia. Tutto quello che è intelligenza creativa. Il robot è bravissimo a creare partendo dalle macchine, dai numeri, ma non ha l'intuizione, non ha la scintilla, non ha la mela che cade dall'albero che dà l'idea. Ed è tutto quello che significa dare senso e significato alle cose. Senso inteso come direzione di marcia, del dove vogliamo andare, ma anche come significato dell'essere, dell'agire, del perché facciamo le cose. Le macchine non hanno un'etica, non hanno un giudizio, quello dobbiamo darlo noi. E tutte queste, alla fine, sono competenze trasversali, competenze di vita, sono delle app che se mettiamo nel nostro pacchetto formativo abbiamo tantissime possibilità in più. E allora vedete, questi sono alcuni consigli che mi ha lasciato l'intelligenza artificiale, che condivido in pieno. Vi lascio le slide, però credo che ve li leggo veramente solo i titoli. I consigli ai genitori per orientare i propri figli è quello di partire dalle passioni e dalle attitudini. Non esiste una serie A, una serie B, quindi un diploma professionale può aprire più porte di un liceo scelto senza convinzione. Scegliere pensando alle professioni del futuro, non quelle di oggi. Costruire le basi che sono inglese e digitale. Allenare le competenze trasversali che sono quelle che abbiamo raccontato prima. Dialogare ma non imporre, quindi offrire una mappa ai propri figli ma non tracciare la rotta e soprattutto, come è stato ricordato prima dall'intervento del dottor Desco, la scelta non è una gabbia. Si può sbagliare scelta, si può tornare indietro e farne un'altra. Vi ringrazio.
Grazie dottor Caselli per sempre le interessanti e utili informazioni che ha condiviso con noi. Passo la parola a questo punto, perché i tempi insomma corrono veloci, alla dottoressa Benzi, che ci parlerà dell'offerta formativa delle IEFP, questa nuova realtà che si sta profilando nel mondo delle superiori in Emilia Romagna, con particolare riferimento ovviamente ai percorsi che insistono sul nostro territorio. Lascio la parola a lei, dottoressa. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito e credo come rappresentante del sistema IFP che questo sia un'occasione importante per far capire come la IFP sia entrata nel sistema, e quindi riprenderò in modo dettagliato, spero, e abbastanza esaustivo quelle che sono quella che è stata la supervisione che ha dato il dottor Desco rispetto ai cambiamenti del sistema. Vi proietto una slide che potrebbe esservi d'aiuto. Ok, scusate un attimo. Ok. Il sistema IFP nella regione Emilia-Romagna che cosa prevede? Prevede, come dicevamo, riprendendo quindi i livelli di istruzione, percorsi triennali che rilasciano un livello IQF 3 con una qualifica di operatore, con poi percorsi di quarto anno con una qualifica con il rilascio di un diploma professionale di quarto livello. Qual è l'obiettivo del sistema IFP? È quello di riuscire a creare un'alternativa ai ragazzi che sia pratica, professionalizzante e che vada a ricalcare quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Il quadro normativo, spendo 2 parole solo su farvi capire qual è il quadro normativo, perché il sistema IFP, come diceva il dottor Desco, dipende dalla regione Emilia-Romagna. Quindi la regione Emilia-Romagna ha un ruolo centrale nella governance attraverso la programmazione dell'offerta formativa sul territorio. Ne gestisce l'attuazione da un punto di vista amministrativo ed ha un forte collegamento con tutti gli istituti professionali, gli enti di formazione professionale presenti sul territorio. Nasce da una legge regionale che va a recepire quelle che sono delle normative, degli accordi che vi lascerò in questa slide, proprio per vedere come il raccordo tra regione e Stato vadano a creare un'uniformità d'azione e un'uniformità di linguaggi. Iniziamo a parlare del sistema triennale, nel senso che la IFP è un percorso che prevede un triennio, cioè la qualifica professionale può essere raggiunta dopo 3 anni di ciclo di istruzione. Il primo anno, e lo vedete all'interno di questa slide, prevede che le famiglie che vogliono comunque iscrivere un ragazzo nell'istruzione e formazione professionale debba iscriversi agli istituti professionali. Questo perché? Perché il primo anno è un anno fortemente orientativo, preparatorio e che accompagna il ragazzo poi a una scelta consapevole verso quello che potrebbe essere una qualifica professionale. La qualifica professionale, come potremo vedere, è una qualifica che può al secondo o terzo anno prevedere un passaggio in modo lineare all'interno della formazione professionale. Quindi le famiglie che cosa possono fare? Decidere, seguire e ribadisco anch'io l'importanza del consiglio orientativo, seguire il consiglio orientativo della scuola, iscrivere attraverso la iscrizione online il ragazzo a un corso IFP con un primo anno nell'IP e il secondo e il terzo decidere di farlo presso un ente di formazione professionale. C'è una strettissima collaborazione tra scuole e enti di formazione, cioè tutte le volte che questi passaggi vengono valutati e la famiglia non ha ben chiara il sistema, perché io mi rendo conto che non è facile da comprendere,
sono la funzione orientativa della scuola con la funzione orientativa presente all'interno degli enti di formazione, che dialogano per poter dare comunque una spiegazione e una lettura di quello che sarà poi il passaggio e il percorso scolastico formativo del ragazzo. In questo caso voi vedete l'offerta formativa per l'anno 25-26. Perché parlo di anno 25-26? Perché siamo in fase di presentazione della nuova offerta formativa triennale, quindi queste sono le qualifiche che saranno presenti sul nostro territorio per l'anno 25-26. Che hanno una durata annua come formazione professionale di 990 ore e che conducono quindi al conseguimento di una qualifica professionale. Diciamo che come formazione professionale e come istruzione formazione professionale copriamo ampi territori, quindi si va da Fiorenzuola per arrivare a Piacenza, passando per Podenzano, per poi coprire l'area della Val Tidone a Borgonovo e Castel San Giovanni. Vorrei spendere un po' più di tempo su quelle che sono le caratteristiche dei sistemi IFP, nel senso che le 990 ore sono attività che vengono realizzate in parte teorica, ma con molte attività laboratoriali. Considerate che per essere accreditati a livello regionale gli enti di formazione devono presentare una domanda di accreditamento che va a valutare anche non solo le capacità organizzative dell'ente di formazione, ma soprattutto anche le dotazioni strumentali e i laboratori presenti. Quindi tutte le qualifiche che avete visto precedentemente prevedono che la maggior parte delle ore vengano svolte in laboratorio. Ecco perché quando ci sono alcuni momenti in cui si fa fatica a spiegare alle famiglie del perché un primo anno più orientativo, più trasversale, più puntuale su quelli che sono gli assi culturali. Perché? Perché è importante che i ragazzi abbiano una base di formazione e di conoscenze proprio per poter passare a un secondo e un terzo anno che vede molta attività di laboratorio, anche spesso svolta presso il laboratorio e presso le aziende. Come vedete i periodi di formazione in azienda hanno una percentuale molto alta, perché comunque l'accreditamento e la scelta degli enti di formazione è quella di andare a svolgere dal 40 al 50% delle ore, quindi delle 990 ore che abbiamo visto prima, in azienda. E sono aziende che copartecipano alla progettazione di dettaglio di quelli che sono i contenuti. I ragazzi, gli allievi vengono seguiti in questa fase con dei percorsi condivisi rispetto a quello che è l'obiettivo formativo e di esperienza sull'ambito che l'ente di formazione ha deciso per quell'anno e a volte anche per quell'allievo. È un percorso molto personalizzato, non parliamo di individualizzato, ma parliamo di personalizzazione dei percorsi. Perché? Perché la volontà di questo sistema è quello di prevenire quella che è la dispersione scolastica, cioè di dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter arrivare non solo a imparare un lavoro, ma anche ad avere un titolo che poi darà la possibilità un domani di andare a fare tutti i passaggi, tutte le passerelle che avete visto prima. Quindi grossa valenza non solo di attività laboratoriali, ma anche di colloquio continuo con i professionisti del settore che appunto condividono con noi quella che è la progettazione dell'attività. Faccio un altro passo, nel senso che
abbiamo detto che il sistema della Regione Emilia-Romagna ha come obiettivo quello di garantire a tutti gli studenti la possibilità di essere accolti nel sistema di istruzione, nel sistema IFP, riducendo quindi l'insuccesso. Ecco perché da alcuni anni è stato creato il cosiddetto percorso propedeutico, cioè le famiglie e le scuole che vedono che il ragazzo che è molto disorientato, che ha concluso il terzo anno della scuola secondaria, quindi ha preso il diploma, il cosiddetto diploma di terza media, ma non sa che scuola frequentare o che indirizzo prendere, ha la possibilità di ridefinire le sue scelte frequentando un percorso che ha la caratteristica di essere fortemente orientativo e nello stesso tempo di andare a potenziare le competenze di base. Come si accede a questo percorso? Questo percorso prevede, al di là ovviamente della scelta della famiglia, condivisa insieme al coordinatore di classe, alla scuola di riferimento, una valutazione con l'istituzione scolastica e con l'ente di formazione. Tutte le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma online del Ministero dell'Istruzione. Queste domande vengono per tutto il territorio di Piacenza raccolte da un presidio territoriale, quindi da un hub che è responsabile, che in questo caso è la Tutor, l'ente di formazione del Tutor, e nel momento in cui abbiamo la raccolta di tutte queste domande, c'è un incontro congiunto con istruzione scolastica, ente di formazione e anche a volte la famiglia, proprio per cercare di andare a capire se la scelta è stata opportuna e si è capito tutto quello che è quelle che sono le opportunità del ragazzo. A oggi per quest'anno è partito un unico corso, sono corsi che hanno pochi alunni per ora, ma proprio perché la valenza orientativa è importante e quindi anche le scuole hanno un occhio d'attenzione nella scelta. La regione ovviamente, in base al numero di domande che vengono presentate, definisce il numero dei progetti, il numero dei corsi che possono essere avviati nel nostro territorio. Importante sapere che anche questo corso prevede l'iscrizione online. Abbiamo poi un'altra possibilità prevista dalla Regione proprio per un discorso di supporto alla dispersione scolastica, cioè di andare ad aiutare tutti quegli studenti che sono ad alto rischio d'abbandono, cioè studenti che hanno conseguito in ritardo il titolo conclusivo del primo ciclo. Questo che cosa prevede? Prevede sempre, in accordo con la famiglia, in accordo con le scuole, la possibilità di iscriversi a un percorso triennale personalizzato, quindi non di fare un percorso lineare, quindi il primo anno all'interno dell'istruzione, il secondo, terzo all'interno della formazione professionale, ma proprio perché un ragazzo in ritardo ha la possibilità di accedere a un percorso personalizzato che viene progettato dall'ente di formazione proprio per lui. Non cambia l'obiettivo, perché poi la qualifica professionale, l'esame è esattamente lo stesso, cambia l'organizzazione del percorso e la tempistica del percorso, perché in questo caso parliamo di un percorso triennale svolto tutto all'interno della formazione professionale. Ma perché? Perché il ragazzo comunque ha già un ritardo rispetto a quello che è il suo percorso di studi e quindi c'è sempre il timore che possa comunque disperdersi e non arrivare ad acquisire alcun titolo.
Anche in questo caso si parla di apprendimento laboratoriale, anche in questo caso si parla di stage, quindi circa la percentuale non cambia perché andiamo sempre dal 40 al 50% di stage in azienda, con anche una personalizzazione basata sia sulle competenze trasversali che sulle competenze tecnico-professionali. Quali sono le novità ormai da alcuni anni che sono state adottate dalla Regione? Cioè la possibilità di potersi specializzare anche all'interno del sistema IFP. Mentre fino a un po' di anni fa la possibilità per un ragazzo, o comunque il percorso naturale per un ragazzo che si iscriveva nel sistema della formazione professionale era quello di ottenere una qualifica e di accedere immediatamente al mondo del lavoro, ora anche nell'ambito della formazione professionale c'è la possibilità di specializzarsi, ovvero coi percorsi di quarto anno che rilasciano un diploma professionale. Tutti questi percorsi vengono progettati e realizzati in filiera rispetto all'area professionale dove che il ragazzo sta frequentando. Quindi frequenta un percorso in ambito meccanico, l'area professionale del quarto anno ha un corso di specializzazione in ambito meccanico. Quindi vuol dire che aggiungiamo un tassello di formazione in più per farlo passare da un operatore a una figura di tecnico con una professionalità maggiore, una spendibilità maggiore all'interno del mercato professionale. Va da sé che cercando un po' di riprendere quelli che sono i cambiamenti del mercato del lavoro, delle attività del settore manifatturiero piacentino, del settore artigianale, tutti gli enti cercano di dare una curvatura ai profili professionali che possa rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio, delle aziende del territorio, e anche rispetto a quelle che potrebbero essere le professioni del futuro. Ecco perché una buona parte dell'attività anche nei diplomi di quarto anno viene fatta in stage, perché in stage il ragazzo, la ragazza hanno la possibilità di andare a esercitare quelle che sono le competenze, le conoscenze acquisite in laboratorio all'interno di un contesto operativo. Considerate che le possibilità di ingresso nel mercato del lavoro sono alte, parliamo di tassi di occupazione in uscita già dalla qualifica triennale in media, non voglio esagerare perché poi ci sono alcuni ambiti che vengono più richiesti rispetto ad altri, però siamo sugli 80-90% di ragazzi che al momento dell'ottenimento della qualifica professionale riescono a trovare una collocazione all'interno del mercato del lavoro, e spesso e volentieri sono le stesse aziende che propongono quelle che sono le loro opportunità di lavoro ancor prima di arrivare al conseguimento del titolo. La stessa cosa vale per il quarto anno, ovvero i ragazzi che decidono insieme alle famiglie di reinvestire nella formazione hanno comunque la possibilità di vedersi riconosciuto questo sforzo e quindi di poter tranquillamente accedere al sistema, al mercato del lavoro. Lascio poi la parola al collega che parlerà della filiera ITS e IFTS, proprio perché, come si diceva, la formazione non finisce lì. Potrebbe essere che alcuni ragazzi che decidono di fermarsi
ritornare a scuola, andare a lavorare e poi decidono di ritornare ancora a formarsi, perché? Perché hanno visto quanto a volte il lavoro supportato dalla formazione possa essere qualificante e possa farti fare dei passaggi successivi anche a livello di carriera. Faccio un esempio: noi abbiamo a Fiorenzuola d'Arda un percorso di FTS in ambito meccanico che realizziamo in particolar modo il tardo pomeriggio, sera e sabato. Questo perché ci sono tante persone che, pur lavorando, hanno deciso di continuare a investire nella propria formazione. Bene, io vi ringrazio, spero di non aver fatto troppa confusione rispetto a quello che mi era stato chiesto e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie dottoressa Benzi, chiarissima. Capisco che parlare di percorsi che sono nuovi e doverli descrivere ovviamente a chi è al di fuori del mondo della scuola è sempre una cosa complicata, però è stato molto utile il suo intervento proprio perché ha chiarito che una sigla IEFP prevede una modalità e un percorso che può essere diverso e che prevede un passaggio continuo fra quello che è il mondo dell'istruzione, l'istituto professionale, il mondo della formazione professionale, con una stretta collaborazione che contribuisce a definire dei profili di professioni e che possono continuare, e qui mi riaggancio al relatore che successivamente parlerà, in quello che può essere il mondo dell'ITS o degli FTS. Quindi cedo la parola al dottor Bardelli che appunto ci presenterà il ruolo degli ITS Academy a livello, è una presentazione generale di ambito regionale con un focus all'interno della nostra provincia e anche percorsi di filiera tecnologico-professionale, i famosi 4+2 che si stanno avviando, anche quelli insomma un'unione fra il mondo della scuola secondo grado, una volta si diceva superiori, e tutto ciò che c'è dopo le superiori. Passo la parola a lei, dottor Bardelli. Grazie, buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere qui e parlare del sistema ITS alle famiglie e dei ragazzi che si stanno diplomando, perché può sembrare effettivamente lontano il momento in cui i ragazzi dovranno decidere cosa fare dopo il diploma, quando devono ancora concludere le scuole medie, usiamo questo termine che è un po' più chiaro. In realtà è importante sapere che esistono diversi percorsi che i nostri figli possono frequentare anche dopo il diploma, perché alcuni di questi hanno delle grandi potenzialità. Il sistema ITS, di cui io vi parlerò brevemente in questo mio intervento, è un sistema di formazione terziaria che permette ai ragazzi di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro ed ha una grande dote, quella di riuscire a riqualificare i ragazzi che per un motivo o per l'altro alla fine del percorso delle scuole superiori hanno capito che non è quella la strada che volevano scegliere, che volevano percorrere. È difficile scegliere a 14 anni cosa fare da grandi. Spesso si capisce di aver fatto una scelta sbagliata alla fine di un percorso quinquennale. Ebbene, è importante per le famiglie sapere che c'è uno strumento che permette ai ragazzi, ai nostri figli, di ripartire anche dopo il diploma. Un percorso breve, biennale, finanziato, come vedremo, dalle regioni e dal Ministero, un percorso che permette ai nostri figli in tempi molto rapidi di riqualificarsi, ottenere un titolo di studio più alto del diploma e cominciare a lavorare. Io penso che sia importante sapere che esiste questa possibilità anche per sentirsi un po' più tranquilli. Quello che prima hanno detto, secondo me, con grande perspicacia il dottor Desco e il dottor Caselli. Per sentirsi più tranquilli, un momento che è importante ma non è decisivo. Ci sono comunque delle possibilità anche di scelta e di ripartenza dopo il diploma.
Ora condivido anch'io una serie di slide per farvi capire meglio di cosa si parla quando si parla di ITS. Ora dovreste vedere il mio schermo. Adesso lancio la presentazione. Si vede, vero? Bene, io intanto mi presento, io sono il responsabile operativo della Fondazione ITS Logistica Emilia Romagna, che ha sede a Piacenza, e in questo caso però vi parlerò un po' più diffusamente del sistema ITS e dell'offerta regionale. Quindi andrò oltre la territorialità e cercherò di farvi capire quali sono le specializzazioni che stanno alla base di questo percorso. Intanto, che cosa sono i percorsi ITS? Sono scuole ad alta specializzazione tecnologica che rispondono a una domanda che le imprese oggi hanno molto forte, molto presente, che è quella di trovare delle figure con competenze tecniche elevate. Figure che possano in qualche modo rispondere alle loro esigenze e soddisfare quel mismatch di cui parlavamo prima, di cui parlavano le persone che mi hanno preceduto. Quindi l'obiettivo è cercare di creare tecnici in tutti i settori per i quali i tecnici sono ricercati. In particolare i corsi hanno una durata biennale, complessivamente dunque durano circa 2000 ore complessive, di cui almeno il 40% sono realizzati in azienda attraverso lunghi periodi di stage. Circa 800 sono le ore medie di stage in un percorso biennale. Gli allievi sono 25, massimo 30 in un'aula. I docenti provengono in gran parte dal mondo del lavoro e la didattica è orientata al saper fare. I corsi, questo è importante, danno un diploma di quinto livello EQF, anche questo l'abbiamo visto prima nella descrizione del dottor Desco. Un diploma che è un diploma statale, perché con una legge del 2022 l'ITS è diventato un pezzo dell'ordinamento scolastico italiano, è diventato sistema. Quindi si ha un titolo di studio, si ha la possibilità di specializzarsi e lo si fa a prezzi molto contenuti, soprattutto nella nostra regione, che finanzia in maniera importante i percorsi ITS, consentendo ai partecipanti di avere un costo minimo. 200 euro è la quota di iscrizione. Nel 2021 è nata in Emilia Romagna un'associazione delle scuole ITS. Le scuole ITS sono fondazioni partecipate da comuni, scuole, enti di formazione, università, centri di ricerca e soprattutto aziende. Questa associazione cerca di sviluppare strategie condivise fra le 7 scuole ITS emiliano-romagnole e di promuovere l'attività formativa. Le 7 fondazioni ad oggi hanno un'offerta formativa di circa 70 percorsi nella nostra regione, ma considerate che questo schema di gioco è presente in tutte le regioni italiane, quindi ogni regione ha un'offerta formativa ITS che ha la caratteristica di rispondere alle esigenze del territorio. Quindi in ogni provincia esistono corsi per le figure ricercate in quel territorio, in quella provincia. Questa è una breve presentazione delle 7 fondazioni che hanno sede in Emilia Romagna. Poi l'offerta chiaramente è anche lombarda, è anche veneta, è nazionale. Abbiamo una fondazione ITS che si occupa di energia e costruzioni, una fondazione che si occupa di logistica e mobilità sostenibile, una fondazione che si occupa di chimica, nuove tecnologie della vita e biomedicale, una fondazione che si occupa di sistema agroalimentare, quindi il mondo del food, ancora una fondazione che si occupa di meccanica, una fondazione che si occupa di moda e di ICT, quindi tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei dati, e una fondazione che si occupa di turismo e benessere. Tutti questi ambiti nella nostra regione
hanno un bisogno enorme di tecnici, di persone specializzate che non si trovano e che il sistema ITS, da quando è nato nel 2010, cerca di formare, lavorando con le aziende e modificando ogni anno i contenuti dei propri corsi per cercare di corrispondere a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. I corsi sono presenti in tutta la regione, da Piacenza fino a Rimini. Nella nostra provincia, in particolare, oggi è presente un corso di logistica e un corso di meccanica. È probabile che in futuro ci saranno anche altri percorsi che arriveranno a Piacenza. Questo perché? Perché, come prima ha detto la professoressa Mallozzi, i percorsi ITS sono diventati protagonisti di un nuovo percorso scolastico che diventerà sistema probabilmente a partire dal prossimo anno, ovvero il percorso quadriennale, che nelle scuole tecniche e professionali diventerà obbligatorio avere almeno un percorso quadriennale da affiancare ai quinquennali, un percorso quadriennale che permetterà ai ragazzi di diplomarsi in 4 anni anziché in 5, potendo poi alla fine scegliere se andare all'università, se entrare nel mondo del lavoro, oppure se fare un ITS. Si parla di 4+2 perché questi percorsi vengono progettati e realizzati con la collaborazione molto ma molto attiva delle fondazioni ITS. Quindi il quadriennale può diventare un percorso di 6 anni, permettendo ai ragazzi alla fine di avere un diploma di 5° livello e una specializzazione corrispondente alle esigenze delle imprese. In questo momento nel nostro territorio esiste un percorso 4+2 a Borgonovo, all'ITIS Volta, percorso di meccanica. Esiste un percorso 4+2 al Marconi di Piacenza, legato alla logistica. Esiste un percorso 4+2 al Tramello, sempre di Piacenza, legato chiaramente al mondo dell'edilizia. Altri percorsi potrebbero nascere, dovranno nascere e permetteranno la crescita del sistema ITS anche sul nostro territorio. Facciamo una breve disamina delle 7 fondazioni. Energia, corsi legati all'efficienza energetica, impianti, sostenibilità ambientale, economia circolare. Sono corsi che di fatto hanno una duplice specializzazione, mondo dell'edilizia, mondo dell'energia. Hanno sede fra Bologna, Ferrara, Modena e Ravenna e formano dei tecnici che su questi territori sono particolarmente ricercati. Logistica sostenibile. Qui giochiamo in casa. La Fondazione ITS di Logistica nasce a Piacenza, ha sede a Piacenza e eroga corsi anche a Bologna, Parma e Reggio Emilia. Chiaramente il focus è legato alle figure tecniche del settore della logistica, che a Piacenza sono molto ricercate. Parliamo di logistica di produzione, logistica pura, mondo dei trasporti. La Fondazione ITS di Logistica Sostenibile esiste a Piacenza dal 2010 e in questi anni è diventata la scuola tecnologica per le aziende del nostro distretto logistico, del nostro polo logistico. Fondazione Veronesi, questa sede a Mirandola, dove esiste un polo legato al biomedicale di rilevanza mondiale. Quindi in questo caso la specializzazione è questa. Si parla di chimica, nuove tecnologie della vita, ma in particolare biomedicali, quindi la produzione di quei dispositivi medici e apparecchiature per la salute che mai come negli ultimi anni sono diventati importanti e di conseguenza c'è una forte richiesta di persone con competenze in questi ambiti. Chiaramente i corsi hanno sede in prossimità delle imprese, quindi non è presente sul nostro territorio, ma per chi fosse interessato a questo tipo di specializzazione, i corsi sono fra Bologna e Mirandola. Tech and Food, quindi sistema agroalimentare, tutto ciò che riguarda il mondo dell'alimentazione, il mondo del food. La fondazione nasce vicino a noi a Parma, ha sede a Bologna, Cesena, Parma e Reggio Emilia ed è sicuramente un settore molto strategico per l'economia della nostra regione, che come ben sapete ha una serie di eccellenze proprio nell'ambito agroalimentare.
meccanica, meccatronica, tutto ciò che ha a che fare col mondo della meccanica. Come potete vedere è la fondazione più diffusa, perché la meccanica è sicuramente la manifattura più importante della nostra regione, ma anche del nostro territorio, del territorio di Piacenza, tant'è che dal 2021 anche a Piacenza c'è un corso di specializzazione per progettazione meccanica. Parliamo di corsi biennali che in questo caso sono diversi a seconda dei territori, perché è diverso il distretto delle imprese meccaniche fra Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Modena e così via. A Piacenza si è sviluppati in particolare sul settore della progettazione meccanica. Fondazione Olivetti è l'unica che ha 2 specializzazioni, l'ambito moda, che in particolare è presente nel territorio modenese di Carpi, dove esiste un polo di aziende legate al fashion, e l'ambito dell'ICT, che chiaramente, come potete immaginare, è un settore importantissimo e che di fatto permette di creare dei tecnici che hanno varie specializzazioni che riguardano tutto il mondo dell'informazione e della comunicazione dei dati. Chiudiamo col turismo. Quindi la fondazione ITS Turismo Emilia Romagna nasce a Rimini, ha corsi anche a Bologna e a Cesena, e riguarda la diffusione del Made in Italy, con tutto ciò che può riguardare le innovazioni che oggi riguardano il mondo del turismo. Queste sono le 8 specializzazioni delle 7 fondazioni emiliane. Come vedete sono tante e sono molto diverse le figure professionali che vengono formate. L'aspetto interessante, come vi dicevo prima, è che con questi corsi si riesce a riqualificare un ragazzo che dopo le scuole superiori decide di cambiare ambito di studi. Molti in compenso invece proseguono e si specializzano cercando veramente di fare il salto di qualità e quindi di entrare nel mondo del lavoro con una specializzazione più alta rispetto a quella conseguita nelle scuole superiori. Qui vedete, chiudo con questo perché è sicuramente molto interessante, uno studio che è stato fatto dalla Scuola Politecnica dell'Emilia Romagna relativamente all'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati ITS. Hanno analizzato i diplomati dal 2010 al 2024, cercando di vedere quanti hanno avuto un movimento nel sistema Cisco, quindi quanti hanno avuto un contratto di lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma. Ebbene, la media è del 94,2%, quindi i diplomati ITS possiamo dire che nella loro totalità vanno a lavorare dopo il diploma. È un elemento importante, ripeto, in questo momento chiaramente non è prioritario per le famiglie di chi sta per concludere le scuole medie, ma è importante sapere che esiste anche questa strada, che è una strada in crescita, che dà grandi soddisfazioni al mondo delle imprese e su cui la nostra regione vuole investire in maniera sempre più importante. Per cui secondo me l'idea di aprire una piccola finestra sul mondo ITS durante questo incontro è stata molto strategica e molto azzeccata da parte della professoressa Mallozzi, che ringrazio ancora. Grazie mille dottor Bardelli, Giuseppe, siamo anche del tu, tranquillamente. E ci sono stati alcuni problemi di natura tecnica che non hanno consentito di condividere in sincrono la presentazione, ma volevo rassicurare tutti nel senso che forniremo la presentazione, sarà fornita alle scuole, sarà resa disponibile e sarà resa disponibile anche su canale YouTube con una piccola sezione a corollario dedicata proprio alla presentazione in modo da poter leggere tutte le informazioni. Una breve sintesi: la presentazione è stata costruita secondo aree di interesse proprio perché per agevolare un percorso di riflessione rispetto all'interesse verso un settore che può essere affine alle discipline o a interessi
specifici dei ragazzi, anche di natura extrascolastica, e mette molto in evidenza come la stessa area di interesse può avere uno sviluppo di natura liceale, tecnico, professionale, proprio in base a questo punto non tanto all'interesse che è comune, ma alle proprietà e capacità specifiche di ogni singolo studente, diciamo quelle attitudini che lo potrebbero portare a sviluppare un percorso di natura più progettuale, di problem solving, piuttosto che di procedurale, di realizzazione di procedure. Quindi è molto importante aver chiaro che le aree di interesse che possono afferire alle aree disciplinari si possono comunque sviluppare nei 3 percorsi, che sono diversi nella modalità di realizzazione e che quindi devono accompagnarsi agli interessi dei nostri studenti. Io vi ringrazio per essere stati con noi fino a quest'ora, perché abbiamo sforato, abbiamo superato insieme anche alcuni problemi tecnici, ma per tutte le informazioni siamo comunque a disposizione come ufficio, e i materiali verranno condivisi, quelli dei relatori verranno messi a disposizione anche tramite le vostre scuole di riferimento. Grazie ancora e buona serata a tutti.